Ricordate il vecchio detto non tutti i mali vengono per nuocere? Vale anche per i pennelli che abbiamo dimenticato di pulire accuratamente e sono diventati secchi. Vediamo perché. Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vi spiegherò perché è opportuno non gettare i vecchi pennelli che sono diventati secchi e rigidi. Nel bricolage come nella pittura è indispensabile utilizzare dei pennelli in buone condizioni, quindi morbidi e con le setole integre. Tuttavia ci sono dei casi in cui possiamo volere avere degli effetti che con un pennello in buone condizioni non renderebbe al massimo e quindi abbiamo proprio bisogno di un pennello veramente in cattive condizioni. Andiamo a vedere un esempio. Allora, ipotizziamo che questo foglio di carta sia un pannello di legno. Questo è solo per farvi vedere la differenza delle pennellate. Quindi se usiamo un pennello morbido, vedrete che la pennellata è piena e continua. Quindi se noi vogliamo avere un effetto invecchiato, come se la vernice fosse un po' venuta via, quindi un effetto striato, con questo pennello diventerà molto difficile ottenere questo effetto. Mentre se noi utilizziamo un pennello vecchio, vedete che l'effetto della pennellata è completamente diverso. Otteniamo delle strisciate che possono sembrare di una vernice invecchiata che si sta staccando dal pannello di legno. Naturalmente questi sono degli effetti che non sempre vogliamo ottenere, perché generalmente puntiamo più ad avere le pitture che coprono perfettamente le imperfezioni, le fessure, eccetera. Però tenete presente che ci sono dei casi in cui invece applicare una vernice in questo modo dà un effetto veramente particolare e molto bello, ad esempio su delle cornici per i quadri o su dei tavoli, dei pannelli di mobili di genere rustico. Quindi prendete sempre in considerazione che avete questa opzione in più quando decorate qualche cosa. In ultimo possiamo comunque anche prendere in considerazione che possiamo anche fare delle decorazioni molto particolari in cui il pennello vecchio diventerà proprio il soggetto principale della composizione. Voglio farvi vedere una bella composizione che ho visto in un paesino della Toscana appesa fuori da una porta, sicuramente la porta di una pittrice. Quindi se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, così saprete sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per avermi seguito e ciao!